Ci sono degli aggiornamenti su Skriniar e ne parliamo all'interno di questo nuovo episodio di oggi, dove però non ci soffermiamo soltanto su di lui, perché sicuramente Skriniar è il caso del momento, è quello che fa più rumore. Attenzione però perché ci sono almeno altre 7 situazioni spinose in bilico e con cui bisogna fare i conti anche abbastanza in fretta, secondo me. Anche perché il mercato di gennaio chiude tra meno di 6 giorni e quindi qualcosa, almeno dal mio punto di vista, andrebbe fatto proprio in questo spazio, proprio in queste ultimissime ore del mercato di gennaio. Amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un mi piace e di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, così continuate a supportarci e a far crescere il nostro progetto. Come vi dicevo, aggiornamenti su Skriniar. Secondo varie fonti, il PSG sarebbe pronto ad anticipare i tempi e quindi anche a presentare un'offerta da circa 10 milioni di euro per tentare di anticipare l'acquisto di Skriniar, quindi non aspettare di prenderlo a zero in estate ma portarlo subito a Parigi. Ho fatto le mie verifiche, un collega francese mi ha detto che è uno scenario possibile, non lo esclude, anche perché il PSG di un difensore avrebbe bisogno. Marquinhos non sta totalmente brillando, rimane comunque il titolarissimo ma non sta facendo troppo bene, soprattutto post mondiale. Sergio Ramos, diciamo che qualche colpo lo sta perdendo dal punto di vista della rapidità, nell'allungo, negli spazi. Kimpembe, che gioca a sinistra, ma comunque ha avuto qualche problema. Ecco, quindi Skriniar, nonostante le parole del tecnico Galtier, che preferirebbe avere un nuovo attaccante per sostituire Sarabia che è partito, può essere sicuramente una necessità, quella di inserire un difensore subito. Lato Italia e lato Inter però devo dire che per il momento non ho avuto conferme né di offerte ricevute, né devo dire, di volersi sedere al tavolo della trattativa e di voler anche ricavare qualche soldo pur di non perdere a 0 Skriniar. Questa è la linea che riceviamo al momento. La sensazione che ho io in questo momento è che quindi l'Inter, sia, possiamo dire, nella stessa situazione di fine agosto più o meno sul caso Skriniar, nel senso che c'è poco tempo davanti per sostituirlo, quindi o il PSG offre veramente una cifra più alta rispetto anche a questi 10 milioni di euro, oppure pur di non andare a toccare la competitività della rosa per questo finale di stagione, andranno a tenerlo e lo faranno andare via poi a zero a fine stagione. Io, come ho detto anche nelle scorse ore, sinceramente sarei più per cederlo subito, ma non per quello che ha combinato, diciamo, contro l'Empoli, ma perché ho sinceramente paura di come l'ambiente Inter e come i media anche trattano questi argomenti quando di mezzo c'è l'Inter. E quindi da qui a fine stagione ho il timore che saremo poi sempre lì a discuterne partita per partita, preoccupati su quello che può accadere e un eventuale errore verrebbe sottolineato con maggior forza. Quindi per me è meglio togliersi il dente, incassare qualcosa e salutarsi, anche se si tratterebbe di perdere il difensore più forte della rosa e dovresti andare ad affrettare una operazione in entrata per sostituirlo e quindi in pochi giorni a gennaio rischi di doverti accontentare di prendere magari un giocatore sul quale non volevi in realtà puntare, ma lo fai per necessità, mentre in estate avresti sicuramente più tempo per programmare la sostituzione. Sul caso Skriniar vi ricordo poi che ho pubblicato nelle scorse ore un approfondimento che trovate sui nostri canali dove ho ripercorso tutte le tappe, tutta la vicenda con alcuni dettagli che secondo me tra l'altro non tornano nelle varie dichiarazioni dell'agente Sistici di Skriniar. Ve lo lascio in descrizione e nelle schede di YouTube. Il secondo caso da risolvere è relativo invece a Roberto Gagliardini. Francamente ho trovato fastidiose le sue dichiarazioni di pochi giorni fa sul meritare più spazio. Ovvio che lui ragiona da professionista per la sua carriera, però fai parte di una squadra e uscirsene così a gennaio, nel pieno di un periodo delicato, mi pare abbastanza fuori luogo, o almeno secondo me. Quindi anche per lui, secondo me, si dovrebbe fare il possibile per cederlo subito. Il Nottingham Forest, secondo Sky e secondo la Gazzetta dello Sport, si è mosso per tentarlo subito a gennaio, però non sono ancora arrivate offerte concrete. All'Inter l'addio di Gagliardini libererebbe un costo a bilancio residuo di circa 5 milioni di euro più circa 3 milioni di euro lordi per l'ingaggio. Uno spazio che per un sostituto soft, diciamo anche un prestito low cost, pescando tra qualche esubero di qualche altra squadra, ci sarebbe poi lo spazio per farlo. Non credo ecco, che per sostituire Gagliardini si debba prendere
un centrocampista clamoroso, ecco, per questa seconda parte di stagione, visto anche l'impatto che ha avuto e l'importanza che ha avuto Gagliardini finora. Discorso che vale poi anche per D'Albert che fa ancora parte della rosa dell'Inter, anche lui è in scadenza a giugno, al termine di questa stagione. Al 30 giugno 2022 D'Albert aveva un valore residuo a bilancio di circa 5,8 milioni di euro, quindi non poco, un ingaggio sui 2,2 milioni di euro lordi all'anno. Sono soldi che al momento di fatto, con tutto il rispetto, però si stanno regalando, visto che D'Albert è appena rientrato dall'infortunio, non rientra nei piani dell'Inter. Credo che si debba provare a forzare la mano per trovargli una nuova squadra, perché comunque sono risorse preziose e in questo momento di fatto sprecate. Arriviamo poi ad altri casi un po' più costosi, devo dire, e un mistero è sicuramente la situazione di Dumfries, un mistero fino ad un certo punto, perché Inzaghi pubblicamente continua a ribadire, continua a parlare di questo problemino fisico con cui è rientrato dal mondiale. È evidente però che ci sono motivazioni anche di mercato che lo stanno distraendo, lo stanno mettendo indietro nelle gerarchie dell'Inter, visto che la gente dopo un blitz in Italia sta facendo un po' un tour dell'Inghilterra sondando il mercato per l'olandese, e a meno che qualcuno in preda al panico degli ultimi giorni del mercato si faccia vivo dalla Premier League con un assegno molto alto, l'Inter secondo me dovrà tenerlo fino al termine della stagione, e in questo momento secondo me risulterà anche impopolare perché possiamo definirlo un po' involuto, però ad Inzaghi secondo me spetterà il compito di rilanciarlo, perché l'Inter credo che abbia molto bisogno di un Dumfries in forma per questa seconda parte di stagione. Poi lo si potrà vendere perché secondo me se raggiunge una valutazione da 50-60 milioni si può sostituire con un giocatore più economico ed ugualmente efficace. Però ora c'è l'esigenza di risolvere questo caso, di rimetterlo in carreggiata. Inzaghi deve rilanciarlo, deve riportarlo titolare. Lo ha già fatto quando era entrato in un vortice in seguito a quell'errore contro la Juventus l'anno scorso, dovrà rifarlo nuovamente. Su Correa poi c'è poco da dire, gli sono state date tante chance, la cosa più logica da fare secondo me sarebbe mandarlo in prestito, anche contribuendo all'ingaggio pagandone una parte, e prendere un altro attaccante con la stessa formula senza andare a spendere di più, perché non si può perdere, ecco, un altro attaccante seppur poco utilizzato senza sostituirlo. Non so se c'è spazio e non mi sembra che si stia muovendo nulla in questo senso fino ad ora, quindi è un grosso problema sicuramente. L'unica speranza che posso ancora diciamo covare sul caso Correa è che una volta chiuso il mercato, quindi costretto tra virgolette a restare all'Inter fino al termine della stagione, si possa liberare un po' mentalmente e possa contribuire. Magari dovesse recuperare anche Lukaku in coppia, potrebbe essere il giocatore che lo favorisce un po' di più per caratteristiche. Vediamo. Subito dopo questi casi più urgenti, poi però andando in chiusura, mi aspetto già dalla prossima settimana, subito dopo la chiusura del mercato, che si entri nel vivo poi con 3 situazioni abbastanza delicate. Mi riferisco a De Vrij, Bastoni e Çalhanoğlu. De Vrij è in scadenza di contratto anche lui a fine stagione. L'agente Pastorello ha detto pochi giorni fa, ancora una volta secondo me con dichiarazioni fuori luogo, che ci sono altre offerte dall'estero che De Vrij vuole valutare e poi deciderà cosa fare. Legittimo che il giocatore valuti tutto, ci sta, è un professionista. Visto il rendimento però che sta avendo in questi 2 anni, da 2 anni a questa parte, io da interista sinceramente mi aspetterei un po' più di rispetto nei confronti anche di un Inter che comunque ha messo sul piatto un rinnovo alle stesse ricche condizioni attuali, nonostante appunto 2 stagioni non all'altezza. Tra l'altro qualche settimana fa facevo un ragionamento: se dovessi perdere un giocatore fortissimo come Skriniar, un giocatore che ha caratteristiche uniche, perché se raggiungi livelli di valutazione così alta vuol dire che hai delle caratteristiche poco comuni, altrimenti andrebbero a cercarle in un altro giocatore più economico. Ecco, nel momento in cui perdi un giocatore così, può rappresentare magari anche un'opportunità quella di valutare un cambio anche più profondo nel reparto, quindi ridisegnare proprio il volto della difesa basandosi su altre caratteristiche complessive, anziché andare a sostituire solo Skriniar e magari ti ritrovi una difesa un po' monca. Per cui ecco,
Se sostituisci con criterio non mi farei troppo problemi anche a perdere entrambi in estate a parametro zero, consapevoli comunque che si tratta di un aspetto molto delicato, quello della difesa, che sappiamo essere uno dei punti deboli dell'Inter di quest'anno, che ci ha fatto perdere molto terreno nella corsa a scudetto. Su Bastoni e Çalhanoğlu infine bisogna lavorare sicuramente quanto prima ai rinnovi di contratto, perché sono in scadenza nel 2024, quindi tra un anno, e credo che il caso Skriniar debba essere da insegnamento, ecco, per evitare altri casi ed altre situazioni simili che portano a perdere tanti soldi e anche tanta serenità che poi incide sul gruppo sicuramente. Non è una situazione semplicissima, ci muoviamo su un binario molto stretto, però lo sapevamo già. Fatemi sapere nei commenti quindi che cosa fareste voi tra questi: chi vendereste subito, chi fareste partire a zero, oppure invece se terreste tutti fino a fine stagione per non toccare il gruppo e arrivare al termine di questa stagione con questo gruppo che ha iniziato l'annata, scenario tra l'altro non improbabile, anzi in questo momento. Leggiamo poi i commenti nella live delle 19:30, dove ci soffermeremo anche sugli altri casi che non riguardano solo l'Inter, perché ci sono tanti che non vedono l'ora di gettare fango sull'Inter, di tirare fuori tutto quello che c'è di negativo sull'Inter per sparare a zero sull'Inter, ma tanti che fanno parte proprio del mondo Inter, tifosi, addetti ai lavori e non solo, come se godano a buttare fango sempre sull'Inter, ma ci sono tanti problemi anche dalle altre parti, dal Milan alla Juventus, il Napoli, ne parleremo ovviamente, non che questo attutisca o riduca i problemi dell'Inter, però da noi ci facciamo più male da soli nel commentare queste cose. Quindi ne parleremo. Vi aspetto poi nel club di Passione Inter se volete sostenerci ed entrare a far parte della nostra community www.passioneinter.club. Davvero ragazzi, io vi consiglio di farci un salto e vi aspettiamo lì. Vi lascio poi, come dicevo, un altro approfondimento sul caso Skriniar con tutta la cronistoria e tutto quello che secondo me non quadra nelle dichiarazioni dell'agente di Skriniar su questo caso, che purtroppo sta accendendo queste ore. Ve lo lascio in descrizione per chi ci ascolta in podcast, su YouTube vi basta cliccare proprio qui.